Buongiorno web amici, benvenuti all'altro video calendario. Oggi non parliamo né di auto né di moto elettriche, ma bensì di una retrocamera wifi molto comoda sui mezzi grandi che non hanno la predisposizione del sistema della retrocamera oppure dei sensori di parcheggio, oppure le abbiniamo anche ai sensori di parcheggio, che vediamo ancora di più perché così evitiamo magari di toccare qualcosa. Soprattutto un mezzo grande come un camion, un camper, lo trovo veramente molto utile, anche in auto, perché no? Andiamo a vedere di cosa si tratta e il montaggio, che devo dire è abbastanza semplice. Facciamo una prova sul banco così magari riuscite a capirlo meglio. Ovviamente poi in auto, ogni mezzo, ogni camper, ogni camion, quello che sia, sarà diverso per il passaggio dei fili, ma il sistema di collegamento sarà sempre quello. Quindi andiamo, apriamo il pacco, vediamo che cosa c'è dentro. Bene, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno di questo pacco. Quindi una scatola che possiamo tranquillamente lanciare e andiamo a vedere un'altra confezione. Allora, aprendo la confezione, ecco qui, vediamo che intanto abbiamo il nostro manualino, come vedete, scritto in questo caso in inglese, ma tanto è abbastanza capibile, dove abbiamo tutto. Vedete qua, infatti c'è la foto del camper come vi dicevo, e un pullman, un'autocisterna, insomma è abbastanza completo e serve per i mezzi più grandi, ma possiamo anche montarlo in auto come vi dicevo prima. Allora andiamo a vedere, intanto ecco qua, possiamo vedere che questo è il monitor, che è veramente molto grande. Come vedete ha un cavo di alimentazione. Nella parte posteriore vedete che abbiamo il connettore per l'antennino wifi e abbiamo delle viti da questo lato di qua e da questo lato di qua per mettere la staffa, oppure anche qua per poterlo appoggiare su una superficie, diciamo così, il cruscotto dell'auto, del camion, quello che sia, ma andiamo a vederlo dopo. E ovviamente qua abbiamo vari tasti per il menu che ci serve. Continuiamo a aprire il nostro scatolone. Come vedete abbiamo questa staffa, che è quella dove possiamo tranquillamente avvitarla sul cruscotto. Qua possiamo inserirla, vedete che ha questo supportino di metallo, basterà inserirlo all'interno e oltretutto lo possiamo anche, come vedete, ruotare, quindi possiamo metterlo a nostro piacimento. Ok, poi ovviamente qua abbiamo, se non lo vogliamo avvitare, abbiamo del biadesivo, che è quello della base, vedete, di questa cosa qua. Abbiamo una bella bestiona impermeabile, oltretutto che si vede anche la notturna, con tutti i led a raggi infrarossi, e come vedete qua abbiamo l'alimentazione e anche un pulsantino che poi vi spiegherò, e anche qua l'attacco dell'antenna o del cavo. Le due staffe che vi dicevo prima, scusate, questa qua la staffa che vi dicevo prima, che possiamo anche collegarla qua, è meno invasiva perché è più piccola. Ovviamente questo si potrà solo ruotare in questo modo qua, mettendo delle viti qua leggermente possiamo anche spostarlo, tanto una volta che noi decidiamo dove metterlo, come vedete sta molto meglio messo secondo me in questo modo qua. Ma siccome quando lo mettiamo sul cruscotto c'è anche il sole, hanno pensato giustamente di mettere anche, come vedete ci sono degli agganci apposta, ecco qui, così e così, che è molto bello. Vedete la mascherina, questa mascherina, di modo che quando lo mettiamo con il sole riusciamo a vedere lo stesso bene. Devo dire che l'hanno pensata molto intelligentemente. Anche qua, se non vogliamo bucare, come vi dicevo prima, la staffa, aspettate che la faccio vedere bene, possiamo mettere il nostro biadesivo. Io vi consiglio di mettere sempre due viti, perché il biadesivo a lungo andare, soprattutto l'estate col caldo, poi si leva e oltretutto quello è pesante, la prima curva magari ci vola via. Quindi possiamo anche mettere questo per fare meno rumore sulla plastica col metallo e poi mettere le due viti, ok? Quindi una volta deciso il posizionamento del nostro monitor, che è abbastanza semplice, quindi davanti per forza, vicino dove siamo noi seduti per poter vedere dietro, andiamo a vedere tutto quello che c'è per i cavi. Allora abbiamo soluzione più semplice e veloce, come vedete, accendi i sigari,
e dal monitor che è qua, ok, collegamento voilà, e quindi diamo l'alimentazione. Solitamente gli accendesigari sono sotto chiave, quindi quando giriamo la chiave in automatico parte, ma non solo, abbiamo anche il pulsante on off, quindi se avessimo un accendesigari sempre collegato alla corrente basterà accendere e spegnere qua ogni volta. Ok, questa è la prima opzione. Poi abbiamo, come vi dicevo, le antennine. Vedete qua, in questo caso sono tre, una la danno di scorta, quindi sono poi indifferenti, perciò metteremo poi l'antennina molto semplicemente, basterà, vedete che al filetto, avvitarla, ecco qui, così, da una parte, e avvitarla, poi prendiamo magari una chiave, gli diamo una stretta migliore una volta sistemato, ok? Lì, ok. Bene, ora ovviamente qua abbiamo i nostri supporti per mettere, come vi dicevo prima, la staffa, quindi 1 2 1 e 2 di qua. Adesso io li attacco così, ma ovviamente questi qui che vedete sono quelli che servono per questa staffa, quindi mettiamo, come vedete, così questa staffa qua, e come vedete possiamo poi inclinare il monitor. Abbiamo diverse opzioni di collegamento che sono, oltre a quello che abbiamo visto, riprendo questo dell'accendisigari, basterà cercare, come vedete qua, un 12 volt, vedete che basterà metterlo qua, un 12 volt sotto chiave, quindi avremo il negativo che è il nero, che andrà collegato alla massa del nostro mezzo, qualsiasi massa va bene, e questo sotto chiave, quindi ogni volta che noi giriamo la chiave in automatico ci accenderà il nostro monitor. E ne abbiamo un altro perché questo qua farà la stessa funzione ovviamente con la nostra retrocamera lo possiamo mettere anche davanti dove ci serve, cioè nel senso riproduce il video dove noi la mettiamo, quindi anteriormente, posteriormente, lateralmente, dove ci serve. Possiamo usarla anche non solo per l'auto ma anche per monitorare qualcos'altro, tanto questo è impermeabile, quello lo mettiamo all'interno e siamo a posto. Quindi anche qua la stessa cosa, se voi guardate bene qui ha due dentini che è fatto proprio apposta, ma bisogna, ecco qua, vedete, andare giù e poi girare, ecco qui, di modo che non si sfila neanche via con le vibrazioni, vedete, così, e si gira, guardate, fatto veramente molto bene. Ok, quindi rimettiamo questo spinottino qui, e anche qui semplicemente abbiamo un positivo e un negativo. Altre cosette che vedete qua, questi sono dei rubacorrente, quindi dove andremo a prendere il positivo e negativo potremo usare questo qua se vogliamo, quindi basterà inserire il cavo all'interno, uno, e inserire l'altro, tipo in questo modo, mettere l'altro cavo rosso che abbiamo del 12 volt, e schiacciando questo pirulino qua ci andrà a rubare la corrente, e poi chiudiamo tutto così. Io solitamente non li uso mai, spelo il filo, lo metto intorno e di solito li saldo per essere più sicuro, ma anche questo è molto valido. Poi abbiamo dei gommini passacavi, quindi se ci servono per passare il cavo sono comodi, e abbiamo le viti di fissaggio per questa staffa qui. Abbiamo qua dei pressacavi in modo da poterlo utilizzare se ci serve da tenere fermo il cavo da qualche parte, oppure abbiamo anche queste vitine che vedete, ce ne sono 4 da poter mettere, vedete che ci sono 2 fuori di qua e 2 fuori di là, in modo che una volta stretti, e già così tiene, devo dire, tiene una volta stretti 2 centrali, ma mettendo quelle abbiamo la sicurezza che non si muove da dove l'abbiamo regolata. Ok, vedete, molto semplicemente, una volta montato le staffe, metteremo il nostro cavo di alimentazione, vedete, uno è più lungo e uno è più corto, quindi in base dove dobbiamo andare a prendere corrente invertiamo i cavi, sono indifferenti,
e avremo solo un rosso, cioè due rossi, scusatemi, come vedete qua, e due neri. Collegando grezzamente con un alimentatore da banco 12 volt, come vedete i due fili, molto semplice come vi spiegavo prima, neri sono negativo e rosso positivo. Questo rosso, quando lo troveremo sotto chiave del nostro mezzo, gireremo la chiave e in un automatico si accenderà il nostro monitor e la nostra retrocamera o fronte camera, dipende dove la mettiamo ovviamente. Bene, come potete vedere si vede davvero molto bene a colori. Abbiamo un monitor, come vedete, da 7 pollici, non ve l'ho detto prima, volevo dirvelo dopo quando era acceso per farvelo vedere bene, e vedete anche che abbiamo le righe per il parcheggio in modo da evitare di toccare qualche cosa. Bene, come vedete abbiamo dei pulsantini qua sopra e un pulsante qua. A cosa servono? Beh, allora, uno, l'accensione e lo spegnimento completo del monitor. Poi abbiamo, schiacciando questo tasto destra-sinistra, come potete vedere segna 2, oppure 1, 2, oppure solo praticamente l'1. Cosa serve? Vedete c'è scritto 1 e vedete che lì abbiamo anche il simbolo del segnale wifi che prende, quindi in questo caso essendo vicino lo prende veramente al massimo, ma vedete 2 non c'è niente, e 1 e 2. Cosa serve? Serve perché noi possiamo mettere un'altra retrocamera. Sì, possiamo metterne due, quindi potremmo vedere sia una che l'altra in contemporanea, oppure possiamo vedere solo la numero 1, solo la numero 2, o tutte e due. E devo dire che è una figata, possiamo mettere quindi uno davanti e una dietro e le vediamo in contemporanea, molto utile. Poi abbiamo questo tasto che fa, vedete, inverte l'immagine, quindi ce la sposta. Bene, il tasto che vedete qua con le tre lineette, quando noi schiacciamo abbiamo la luminosità che possiamo alzare e abbassare, vedete, con le frecce, contrasto, stessa cosa, e abbiamo qua la linea, in questo caso possiamo decidere di averla o non averla, ok, rischiacciamo un'altra volta, la possiamo, vedete, allungare o accorciare, spostare da destra o a sinistra e allargarla oppure stringerla, quindi qua anche in base al mezzo che noi abbiamo. Devo dire che è veramente molto utile. Ok, e niente, dopodiché torniamo di nuovo lì. L'ultimo tasto, come vedete qua, è una chiavetta, quindi terremo premuto questa chiavetta e ci darà il pairing. Noi schiacceremo questo pulsante e andrà a comunicare, in questo caso è già collegata, ma questo serve, come vedete, per una seconda telecamera, di modo che farà il pairing e quindi vedrà sia questa che un'altra telecamera che non vi ho detto è impermeabile, visione notturna, come dicevo prima, HD 1080 e 170 gradi di angolazione per la visione. Schiacciando di nuovo questo tasto ritorniamo alla schermata normale come vi facevo vedere prima, quindi 1, 2, che in questo caso non abbiamo la seconda telecamera, e 1 e 2. ok, ovviamente questa è acquistabile a parte un'altra se necessita. Il kit in questo caso è fornito in questo modo qua, con un monitor, con una retrocamera e con gli accessori che abbiamo visto. Ok ragazzi, vi metto il link in descrizione, c'è anche un'offerta e uno sconto per poterla acquistare. Una volta poi, quando noi spegniamo il nostro mezzo, staccheremo il positivo e vedrete si spegne di nuovo tutto. Riattacco il positivo, vedete, ok, e ritorna l'immagine, ecco qua. Ma devo dire che comunque il prodotto secondo me è molto valido, ben fatto, di buona qualità, materiale metallo oltretutto e non tutta plastica, soprattutto la telecamera che è impermeabile. Ovviamente questo qua, tolto il supporto, ovviamente il resto di plastica pesa anche poco, ma sta all'interno, quindi non ha problematiche, mentre questa devo dire che è costruita molto bene, e anche il monitor tutto sommato devo dire che è molto bello. Ok ragazzi, vi lascio tutto in descrizione, ci vediamo a un prossimo video da Credentario, vi saluto da qua, dal monitor, anzi da qua, ciao ciao.